Il 2020 è alle porte e quale altro modo per celebrare la fine di questo ventennio se non scoprendo insieme quali sono state le 20 opere d'arte che hanno segnato la storia tra il 2000 e il 2019. Sono felice di averne viste alcune con i miei occhi. Gli ultimi anni di questo ventennio sono stati per me quelli delle letture d'arte sfrenate, delle prime fiere internazionali tra Basilea, Madrid e Londra e delle mostre in giro per l'Europa. Ognuna di queste opere si è rivelata importante per il messaggio che l'artista ha voluto lanciare, per il momento storico in cui è stata realizzata o a volte per la cifra stratosferica per cui è stata venduta. Non si potrebbe mai fare una classifica e sicuramente ne avrò lasciate di altrettanto interessanti da parte. Però iniziamo. Martin Creed, lavoro numero 227, Le luci accese, del 2000. Sbatti le palpebre, un crimine è commesso in Inghilterra, un bambino muore di fame. La frequenza di ciascuna di queste azioni è ogni 5 secondi e 5 secondi a quanto pare è l'unità di tempo in cui le nostre vite possono essere cambiate e nessun artista ha spiegato il significato dell'importanza di questo intervallo di 5 secondi in modo più elegante e controverso sicuramente rispetto all'artista inglese Martin Creed. Nella sua installazione le luci si accendono e si spengono e hanno creato nel 2000, quando è stato esposto per la prima volta, tantissima polemica sul concetto di arte stessa. Il lavoro è composto da un semplice timer programmato per accendere e spegnere alternativamente le luci ogni 5 secondi in una galleria vuota. Chi ha apprezzato l'opera ha confrontato la sua importanza concettuale con altri esperimenti d'avanguardia del compositore americano John Cage e con i suoi lavori sul silenzio e il suono degli anni 50. Chi ha avuto un atteggiamento polemico ha considerato questo lavoro un progetto fai da te. Che si consideri arte o filosofia in ogni caso è innegabile che oggi più che mai ci sia bisogno di riflettere sulle proprie azioni e sul nostro concetto di tempo, perché 5 secondi possono passare in fretta, ma possono anche sconvolgere le nostre vite completamente. Olafur Eliasson, The Weather Project del 2003. Il successo di questa incredibile opera di Eliasson, che ha attirato oltre 2 milioni di visitatori alla Turbine Hall della Tate Modern tra l'ottobre del 2003 e il marzo del 2004, ci dice molto sulle ansie e le preoccupazioni della nostra epoca. L'opera consiste in un enorme sole, sospeso in modo sovrannaturale, nello spazio a forma quasi di canyon della sala. Attraverso un trucco di specchi e di nebbia zuccherata, Eliasson ha creato un tramonto rosso come il fuoco che dà la sensazione di consumare tutto intorno a sé. E i riferimenti a opere come ad esempio Luce e colore di William Turner sono evidenti. I visitatori diventano contro la luce abbagliante delle silhouette ed è questa sensazione di scomparsa che ha reso The Weather Project un'esperienza sicuramente trasformativa ma anche inquietante. Oggi siamo giustamente tempestati dalle varie opinioni nel dibattito sulle conseguenze dei cambiamenti climatici e il lavoro preoccupante di Eliasson ci ricorda che in questi giorni, quando parliamo del tempo, stiamo anche parlando delle nostre vite e la Tate è tornata a raccontare di Eliasson nella sua ultima mostra di cui vi ho parlato qualche settimana fa sul canale. Giuseppe Penone, Cedro di Versailles del 2003. Presentato da Gagosian all'edizione 2019 di Art Unlimited a Basilea, l'opera a me ha colpito tantissimo. Il lavoro consiste in un albero monumentale scavato fino al suo midollo per essere riportato allo stadio iniziale. Dalla corteccia esterna quindi l'artista ha scavato fino ad arrivare alla parte più interna, il cuore dell'albero. Il titolo Il Cedro di Versailles racconta la storia dell'opera. Per realizzarla infatti è stato utilizzato un antico cedro di 194 anni, crollato a causa di una tempesta nel parco di Versailles alla fine degli anni 90. E proprio l'azione della natura e dell'uomo insieme sono i temi caratteristici di questa serie di lavori di Penone e di tutta la sua poetica in generale. Noi uomini viviamo all'interno di un mondo che dobbiamo conoscere e rispettare, e così ogni nostra azione incide in qualche modo nello sviluppo della natura, tanto quanto una forza esterna. Cindy Sherman, Clowns del 2003-2004. La fotografa e regista americana Cindy Sherman è famosa in tutto il mondo per essersi nascosta per anni dietro al flash della sua macchina fotografica, mettendo in scena una serie dopo l'altra di autoritratti, in cui cambia il suo viso per assumere le sembianze di qualcun altro. Avendo adottato il travestimento come principale strumento di identità per così tanto tempo, l'inganno della Sherman è sicuramente iniziato a diventare realtà. Travestirsi, infatti, non è più negare se stessa, ma è diventato il modo in cui noi la identifichiamo, ciò per cui è diventata famosa, per cui la conosciamo. Da qui nasce il potere snervante quasi della sua serie Clowns del 2003-2004.
Cindy Sherman infatti assume l'identità di sconosciuti, inventati, che a loro volta si sono nascosti sotto chili di trucco da clown. Nella cultura occidentale i pagliacci sono considerati esseri profondamente ambigui. Le loro espressioni fisse nascondono spesso non tanto allegria, ma qualcosa di più tragico o sinistro, provocando quasi paura con espressioni ambigue. Così Cindy Sherman riflette sui temi dell'identità e dell'illusione e soprattutto della maschera nel teatro, nel cinema e nell'arte. Anish Kapoor, The Cloud Gate del 2004. Cloud Gate è una colossale scultura pubblica che l'artista britannico Anish Kapoor, nato in India, ha inaugurato nel 2006. L'opera consiste in 168 piastre di acciaio inossidabile e pesa circa 110 tonnellate. La sua superficie liscia e riflettente rimbalza delle immagini distorte di tutto ciò che la circonda, nel Millennium Park di Chicago dove si trova. Questo effetto distorto è visivamente amplificato all'interno della scultura, che Kapoor ha chiamato l'omphalos dell'opera, dal greco vuol dire ombelico. Qui le parti concave del lavoro si deformano e moltiplicano riflessi, tutti riflessi, per disorientare completamente lo spettatore. Il messaggio di Kapoor è diretto: viviamo in un mondo tanto abbagliante quanto distorto. La verità e la percezione manipolata della verità si confondono l'una con l'altra. In Cloud Gate l'opera sembra essere un fluido, posato lì da un mago, per un gioco quasi di prestigio. Ma in realtà, per essere così lucide, le lastre di acciaio impiegano anni e anni. Anche questa è una distorsione della realtà, un'illusione, come quella del nostro riflesso nell'opera. Jeff Koons, Tulips del 2004. Questa serie di lavori chiamati Celebrations, di uno degli artisti più chiacchierati del mondo dell'arte contemporanea, è iniziata già negli anni 90. Però è di sicuro diventata nota grazie agli esemplari degli ultimi decenni, che sono stati protagonisti di alcuni incredibili passaggi d'asta e sono stati installati nei musei più importanti del mondo, come ad esempio il Guggenheim di Bilbao. L'opera Tulipani del 2004 consiste in un bouquet gigante di 7 fiori di tulipano stilizzati e dai colori super accesi. Ognuno di questi è grande circa 5 metri ed è stato creato in metallo riflettente. La sensazione che si ha è quella di oggetti leggeri e privi di peso, frivoli, già nel loro presentarsi al pubblico. L'arcobaleno di colori però li rende piacevoli e soprattutto ne esalta le caratteristiche reali. I tulipani infatti sono fiori che facciamo in un certo senso a gara per avere di 1000 colori diversi. Sono fiori che sono entrati nelle nostre case almeno una volta per celebrare compleanni, anniversari o altre feste. Da qui il titolo della serie Celebrations. Quello di Koons quindi è un ingigantire e metterci davanti gli occhi, sotto un'altra veste, gli oggetti che caratterizzano la nostra vita quotidiana, in pieno stile pop. Damien Hirst, For the Love of God, del 2007. Può l'arte vincere la morte? Quando il teschio tempestato di diamanti da circa 1106 carati di Damien Hirst è stato esposto per la prima volta a Londra nel 2007, un gruppo di critici ha risposto a questa domanda con un bel sì. Ma la domanda rimane comunque aperta, anche se l'opera di Hirst vuole dimostrare il contrario. Si tratta di una fusione in platino ricavata dal teschio recuperato di un europeo del XVIII secolo, di 35 anni, e acquistata da un negozio qui a Londra. Su questa base sono stati montati 8.600 diamanti pavé dai gioiellieri Bentley e Skinner di Mayfair. Come se questo non fosse abbastanza, montato sulla fronte vi è un grande diamante, una sorta di terzo occhio, che vuole spingere il significato potenziale dell'opera nella direzione del sovrannaturale. Che l'opera di Hirst possa sopravvivere o meno alla morte, questo noi non possiamo saperlo, ma di certo, come in molte altre occasioni, la riflessione sulla morte stessa diventa la protagonista dei suoi lavori e l'ironia dei titoli porta a riflettere su temi che non solo hanno definito gli ultimi 20 anni, ma in realtà l'intera storia dell'arte dagli inizi fino ad oggi. Yayoi Kusama, Dots Obsession del 2008. L'interno dell'installazione a luci soffuse, le pareti di specchio e i puntini neri sono gli elementi caratteristici delle opere dell'artista giapponese Kusama. Opere che riflettono la sua dimensione interiore e anche le sue visioni. Questi lavori non possono essere inseriti in nessun movimento specifico, particolare. Hanno fatto la storia della pop art e del minimalismo al tempo stesso e hanno spunti della cultura e tradizione giapponese tanto quanto di quella americana. L'idea è che entrando nell'installazione gli spettatori sono immediatamente colpiti da un ambiente che diventa quasi un piccolo bozzolo, che viene saltato dalla luce gialla e dalle forme fluttuanti intorno.
Gli effetti possono essere snervanti o rilassanti, perché i sensi in quel momento vengono bombardati. Il pavimento e il soffitto sono coperti da punti neri, mentre le pareti a specchio moltiplicano lo spazio che diventa quasi infinito. Questi elementi costringono gli spettatori a provare quindi dei sentimenti contrastanti. C'è chi si sente imprigionato, c'è invece chi si sente libero di immaginare. Tuttavia Kusama rimane consapevole delle risposte degli spettatori e il lavoro intende essere sia terapeutico da una parte che travolgente dall'altra. Una riflessione sulla nostra psiche e sulla rappresentazione dei nostri sogni. Franz West, L'Egue Dio del 2008. Questa serie di opere di Franz West in cui all'interno di parchi o per le strade della città siamo incoraggiati ad interagire con il lavoro è diventata un po' la firma dell'artista austriaco. Sedendosi sugli sgabelli o facendoci giocare con gli elementi dell'opera, West insiste sul fatto che l'opera d'arte non è completa fino a quando gli spettatori non interagiscono con essa. Il suo obiettivo è sempre stato quello di creare arte che ispirasse ambienti geniali, in cui noi facciamo parte dell'opera. Nel caso dell'Egue Dio, l'idea è nata da un articolo scritto da Sigmund Freud nel 1923 sulla battaglia dell'ego con tre forze, l'io, il superio e il mondo esterno. E West, partendo dalle riflessioni di Freud, ha creato questo lavoro per porre una domanda: a cosa serve la scultura per l'uomo? La risposta è nell'interazione con se stessi, quando si vive l'opera, ma anche nella condivisione dell'opera con gli altri, in questo caso al centro di Central Park a New York, lontano da un museo e in uno spazio di gioco all'aperto. Pippi Lottirist, Massachusetts Chandelier del 2010. Mutande colorate pendono dal soffitto, tutte luminose in una galleria buia, come se fossero state appese dopo il lavaggio per asciugare al sole. Una luce molto calda viene emanata dall'interno dell'opera, mentre una luce video esterna viene proiettata sull'opera. Quando ho visto per la prima volta a Milano in mostra questo lampadario sospeso, sono rimasta senza parole. Il lavoro è composto da mutande raccolte dall'artista, dai suoi amici e dalla sua famiglia, e mostrate con estrema naturalezza. Intenzionalmente esuberante e per certi versi anche divertente, il lavoro infatti è stato creato per incoraggiare gli spettatori a considerare le questioni relative al genere, alla sessualità e anche al corpo umano. L'artista svizzera Pippi Lottirist ha creato l'installazione per trasmettere un senso di felicità e serenità. E anche se il lavoro è volutamente semplice e diretto, non è al tempo stesso infantile. Infatti, sotto l'apparente leggerezza dell'opera, Pippi Lottirist affronta questioni femministe e tabù legati alla parte più importante e segreta del nostro corpo. Marina Abramovic, The Artist is Present del 2010. Per 2 mesi e mezzo, da metà marzo a fine maggio 2010, Marina Abramovic si è seduta al Museum of Modern Art di New York, mentre i partecipanti della performance venivano invitati a turno a guardarla negli occhi, per tutto il tempo che desideravano o che potevano sopportare. Per più di 700 ore, l'artista ha fissato centinaia di estranei, incontrando il loro sguardo seduti insieme ad un tavolo. I ritratti dei visitatori raccontano la gamma di espressioni provocate dal volto rigido dell'Abramovic: divertimento, paura, noia o addirittura disperazione qualche volta. Una finestra quindi sull'anima che ha lo scopo di riavvicinare le persone. Non c'era modo infatti di sfuggire alla realtà e di affrontare gli occhi di un altro essere umano vulnerabile e distante soltanto pochi centimetri. E quest'opera ha riaffermato ancora una volta lo status dell'Abramovic tra gli artisti della performance più significativi della nostra epoca. Per 40 anni, infatti, Marina Abramovic ci ha sfidato a guardare negli occhi la realtà che ci circonda e le problematiche della nostra società. Ai Weiwei, Semi di girasole del 2010. Dove finisce l'identità dell'individuo e dove inizia quella del gruppo? Una vecchia domanda. Ai Weiwei ci pone questa domanda sotto forma di 100 milioni di semi di girasole in porcellana, realizzati individualmente da 1600 artigiani cinesi. Ognuno di questi è scolpito a mano e dipinto in modo convincente, grigio e bianco striato. L'opera è stata esposta alla Tate di Londra e nasce da una critica diretta delle violazioni dei diritti umani del governo cinese e ha provocato un indimenticabile dibattito politico. Non è la prima volta, tra l'altro, che l'artista critica e provoca il governo del suo paese di origine, però questa volta lo sfida in maniera ancora più sottile ed elegante, secondo me. Questa montagna di piccoli semi ha infatti attirato migliaia di persone che hanno partecipato da singoli individui
ognuno a modo proprio, alla condivisione di gruppo dell'opera d'arte. Christian Boltanski, Persone del 2010. Cosa sopravvive di noi una volta che arriva la morte? Il tentativo di rispondere a questa domanda motiva senza dubbio molte opere d'arte, ma in particolare ha motivato quest'opera di Boltanski, che è stata esposta per la prima volta al Grand Palais di Parigi nel 2010. Trascorriamo le nostre vite ad accumulare e utilizzare oggetti, abiti, fotografie e molto altro ancora, e quest'opera in un certo senso ce lo racconta. Il lavoro consiste in metri quadrati di lotti cosparsi di tessuti, come dei campi. Ci sono jeans, camicie, magliettine, vestitini, di tutto. A chi appartenevano? La risposta sembra essere nel titolo dell'opera, a tutti e a nessuno, alle persone che, oltre a lasciare il proprio ricordo, lasciano con sé anche tutto ciò che gli apparteneva. E l'opera non si ferma qui, tra l'altro. Più volte, infatti, un enorme macchinario sospeso sopra questa montagna di abiti si abbassa improvvisamente per sollevare e rilanciare i nostri oggetti come un gioco, però senza fine. Maurizio Cattelan, Love del 2010. La statua in marmo di una mano alta 11 metri che sembra alzare un dito medio ha suscitato grande scalpore quando è stata inaugurata nel 2010 a Piazza Affari a Milano, proprio di fronte al Palazzo della Borsa. Il mondo della finanza si è sentito offeso da quello che è stato percepito come un gesto di sfida, ma uno sguardo più attento al lavoro e alcune dichiarazioni dello stesso Cattelan hanno rivelato un significato diverso per quest'opera. Sembra infatti essere un saluto fascista, mozzato ed eroso dal tempo, collocato proprio al centro della piazza e di fronte a uno dei palazzi degli anni '20 che hanno fatto la storia dell'architettura fascista. Una mano la cui interpretazione viene lasciata alla nostra immaginazione, ma che stravolge completamente il concetto di scultura classica, trasformando la statua dell'imperatore a cavallo in un nuovo simbolo della nostra società. Christian Merkley, The Clock del 2010. L'opera cinematografica dell'artista svizzero-americano Christian Merkley cerca ingegnosamente di colmare la divisione tra il tempo dell'arte e il tempo della realtà. Spesso infatti le opere d'arte che si trovano all'interno dei musei sembrano essere estranee al passare del tempo. Alcune di queste ci raccontano di esperienze che possono essere considerate universali e continuano a farci emozionare o riflettere nonostante siano state realizzate decenni prima. Il lavoro di Merkley cerca metaforicamente di oltrepassare questa divisione. L'opera comprende migliaia di filmati in cui è presente un orologio, accuratamente assemblati insieme in modo che il filmato tenga il passo perfettamente con il tempo reale. Parliamo spesso di arte che imita la vita e viceversa, ma l'imitazione presuppone che l'uno o l'altra debba essere accaduto o arrivato per primo, mentre la grande arte sorprende e sospende in un certo senso il tempo. The Clock è un collage del cinema occidentale, ma in realtà ci fa riflettere sul tempo che ci circonda e sull'importanza stessa dell'arte per la nostra società. Kerry James Marshall, Lovers del 2015. Se c'è un artista che insieme a Kara Walker ha raccontato le esperienze e le storie delle popolazioni afroamericane negli ultimi 20 anni, questo è Kerry James Marshall. Lui stesso ha definito molti dei suoi lavori come frutti di una responsabilità sociale e il suo medium preferito per raccontare queste storie è la pittura. I never think of the paintings I make as self-expression. I think of them exclusively as platforms for an idea. And then I'm also interested in how you reference culture and history in pictures. So to a degree, I have a fairly detached personal relationship to the pictures I make, because I'm trying to make pictures that are about bigger ideas than the things that affect me individually. Si ispira a scene di vita quotidiana e oggetti tipici della sua cultura, come ad esempio nell'opera presentata alla Biennale di Venezia nel 2015 dal titolo Lovers, quindi amanti. Qui due ragazzi che sembrano essere stati appena sorpresi ad abbracciarsi si girano sorridendo verso lo spettatore. Una storia all'apparenza semplice ma di denuncia. Il tema principale di opere come questa è infatti la stessa presenza di afroamericani all'interno delle opere figurative. Nella storia spesso sono stati i primi ad essere esclusi dalle rappresentazioni e, grazie ad artisti come Marshall, che raccontano oggi la loro quotidianità, li troviamo finalmente protagonisti dell'arte contemporanea. Christo, Floating Piers del 2016.
Essere in grado di definire la propria epoca e al tempo stesso rimanere riconoscibili in ogni opera non è facile per nessun artista. Sembra però non essere così complesso per Christo, che dagli anni 60 ha fatto dell'impacchettamento di piccoli oggetti o di interi monumenti la sua firma. Per ogni decennio sarebbe possibile trovare una sua opera significativa, The Gates del 2005 a New York o il Mastaba nel 2018 qui a Londra, ma il suo passaggio in Italia sul lago di Seo è stato secondo me altrettanto significativo. L'opera consiste in un labirinto di passerelle di tessuto, una sorta di ponti galleggianti che per 15 giorni esatti hanno unito la terraferma alle isole di San Paolo e Monte Isola. Il visitatore diventa in questo caso parte dell'opera e la trasformazione della natura e del territorio non consiste più solo nel nascondere per dare importanza, ma anche nel valorizzare di per sé. Banksy, Love is in the Bin del 2018. Non sempre è semplice definire le opere che stanno cambiando i nostri tempi, se questi tempi li stiamo vivendo in prima persona, però su alcune di queste non ci sono molti dubbi. Love is in the Bin di Banksy ha fatto nascere uno dei dibattiti più interessanti dell'arte degli ultimi anni, e non mi riferisco alla veridicità dell'opera di per sé, ma all'importanza dell'azione e alla critica su cui questa azione stessa ci fa riflettere. Il lavoro è nato sotto gli occhi di centinaia di persone durante l'asta dell'opera originale Balloon Girl da Sotheby's nell'ottobre del 2018. Pochi secondi dopo l'aggiudicazione, parte della tela è passata attraverso un distruggi documenti nascosto nella cornice e nel processo di distruzione di un'opera d'arte ne è stata creata una completamente nuova. Tutte le opere di Banksy sono il risultato di azioni di critica della società e del mercato dell'arte contemporanea, ma soprattutto secondo me sono riflessioni sulle nostre azioni quotidiane e sulle nostre abitudini. E giusto quest'anno un'altra sorpresa è arrivata con il Gross Domestic Product, un negozio vetrina temporaneo che ho avuto l'occasione di visitare e di cui vi ho parlato qui sul canale. Amy Sherald, First Lady Michelle Obama del 2018. Fra le opere che hanno fatto la storia del ventennio non può mancare la pittura e in una delle sue forme più classiche, il ritratto. In questo caso però il lavoro dell'artista americana Amy Sherald dimostra come si può rappresentare un'icona contemporanea in pieno stile classico. La protagonista dell'opera è Michelle Obama, non solo moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, ma anche una delle paladine dei diritti delle donne, della comunità LGBT e sostenitrice di un vivere sano e sostenibile. Il ritratto è classico e contemporaneo al tempo stesso per diversi motivi. L'unica protagonista è Michelle, al centro della tela, immersa nel blu, che è anche il colore simbolo della fedeltà e della fiducia, al tempo stesso colore del manto della Madonna nelle rappresentazioni classiche. L'occhio è subito catturato dal vestito che finisce oltre l'opera, come se continuasse e che al tempo stesso riempie gran parte della scena. Anche questo elemento riprende i ritratti classici dell'antichità, ma trasforma l'opera in una vera icona del nostro periodo. Kara Walker, Fons Americanus del 2019, una scultura pubblica su larga scala nella Turbine Hall della Tate di Londra, che si interroga su come ricordiamo la storia attraverso i monumenti pubblici, ma che al tempo stesso racconta di un evento storico durato decenni che ha cambiato la vita di migliaia di persone nel mondo. Si tratta della diaspora africana. Fons Americanus è un'immensa fontana al chiuso che si ispira al monumento della regina Vittoria di fronte a Buckingham Palace. In questo caso però non è una regina ad essere esaltata o ricordata, ma un'intera popolazione e soprattutto le sue tragedie. L'acqua è il tema chiave e si riferisce al commercio transatlantico di schiavi e al destino di moltissime persone in 3 diversi continenti. Molti altri sono i riferimenti alla storia, all'arte e alla cultura occidentale, ad esempio la nascita di Venere dalla conchiglia, che si trasformano in quest'opera in un ragazzo che piange e riempie il guscio di lacrime, mentre la dea invece si trova lontana, in cima alla fontana. Un'opera che secondo me fa riflettere sulla nostra storia e sull'importanza delle nostre scelte politiche e civili. In questa selezione ci sono opere realizzate da artisti di tutto il mondo, perché io credo fortemente che l'arte oggi più che mai sia globale, nel momento in cui racconta un'esperienza che è personale ma al tempo stesso collettiva. E se questo video sulle 20 opere che hanno caratterizzato gli ultimi 20 anni ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale, così da non perdere i prossimi video su arte, mercato e viaggi. Grazie della compagnia e alla prossima!